Ciao a tutti! Prima di cominciare, ci tengo a ricordare che questa spiegazione è realizzata per la comunità di Edita Mundi da parte dell'astrologa Simona Dello Russo. Bene, ora immergiamoci subito in questo viaggio affascinante. Oggi andiamo a esplorare un momento molto particolare del nostro calendario. Analizzeremo insieme le dinamiche di luglio, ma lo faremo attraverso la lente dei movimenti planetari, cercando di decodificare i segnali che il cielo ci sta inviando. E attenzione, non si tratta di fare previsioni assolute o di leggere la sfera di cristallo, ma piuttosto di comprendere un'energia generale. È un'energia che ci invita letteralmente a fermarci, a riflettere e, cosa ancora più importante, a chiudere determinati cicli. Insomma, è un periodo che ci richiede una grande consapevolezza e un'onestà davvero profonda verso le nostre emozioni. Questa frase racchiude esattamente l'essenza di tutto ciò che stiamo per scoprire. L'energia di questo mese non ci sta spingendo verso azioni impulsive o cambiamenti immediati e drastici. Al contrario, è un vero e proprio invito a guardarci dentro e a riorganizzare le nostre priorità quotidiane. Dobbiamo comprendere un concetto fondamentale. Molto spesso i progressi più duraturi non arrivano dai grandi salti nel vuoto, ma dai piccoli passi, fatti uno dopo l'altro. Ecco, questo è il momento ideale per guarire vecchie ferite, curare ciò che è rimasto in sospeso e trovare finalmente una vera e propria chiusura emotiva. Ecco come ci organizzeremo oggi. 1. Il cielo di luglio. 2. I segni di fuoco. 3. I segni di terra. 4. I segni d'aria. 5. I segni d'acqua. E infine 6. La chiusura del ciclo. Cominciamo subito con la sezione 1, il cielo di luglio, ovvero il nostro clima astrologico. Prendiamo in mano il calendario e guardiamo le date chiave. Il 7 luglio Nettuno retrocede in Ariete. Cosa significa? Che si apre una fase di profonda revisione sui nostri ideali, sui nostri impulsi e persino sulle nostre fantasie. Nello stesso giorno, la Luna in Ariete rafforza un bisogno molto chiaro, quello di lasciare andare. Solo 2 giorni dopo, il 9 luglio, Venere fa il suo ingresso in Vergine. Qui l'energia cambia, diventa molto più attenta, selettiva e curata, specialmente nell'amore e nei legami personali. Poi arriviamo al 14 luglio, un evento cruciale. Abbiamo una meravigliosa luna nuova in Cancro, che dà il via a un ciclo emotivo profondamente nutriente, legato alle nostre radici, alla casa e alla famiglia. E per finire in bellezza, il 22 luglio il Sole entra in Leone, portando un'ondata incredibile di vitalità e creatività. Non scordiamoci poi di Mercurio, che in questo periodo ci chiede di fare un bel respiro e ripensare ai nostri accordi prima di procedere. Per alcuni sarà il momento di riconnettersi emotivamente, per altri di tagliare le distrazioni e concentrarsi sul benessere essenziale. Quindi, qual è il punto cruciale di tutta questa energia? Ci troviamo proprio davanti alla necessità di abbandonare i vecchi modi di reagire, quelle battaglie che ormai non hanno più alcun senso. Ecco, è ora di lasciarle andare. L'universo ci sta chiedendo di ripensare agli accordi presi in passato, di guarire le vecchie ferite e di concentrarci solo su ciò che è veramente essenziale. Riorganizzare le nostre priorità quotidiane in questo momento non è solo una buona idea, è letteralmente necessario per ritrovare il nostro equilibrio. Passiamo alla sezione 2, segni di fuoco. Esploriamo l'energia del fuoco. C'è una data da cerchiare in rosso sul calendario, il 22 luglio. Questo è il momento in cui il Sole fa il suo ingresso trionfale in Leone, regalando a tutti i segni di fuoco una sferzata di energia pazzesca. È il loro momento migliore del mese, un risveglio a tutti gli effetti. Entriamo nel dettaglio con la giusta carica. Per l'Ariete l'ingresso del Sole in Leone risveglia in modo prepotente la vitalità e la fiducia in se stessi. È il momento assolutamente perfetto per riconnettersi con il piacere, con l'amore e con tutto ciò che fa sentire incredibilmente vivi. Per il Leone, ovviamente, si apre la propria stagione trionfale, ritorna la forza, un magnetismo che definirei irresistibile, e il desiderio profondo di prendersi il proprio spazio nel mondo. Un momento di puro rinnovamento. E per il Sagittario? Questa stessa vibrante energia accende l'entusiasmo e la voglia di espansione. È il periodo ideale in assoluto per ritrovare l'ispirazione, esplorare nuove strade, studiare, viaggiare o semplicemente riconnettersi con il proprio innato senso dell'avventura. Andiamo avanti con la sezione 3. Segni di terra. L'energia della terra. Per l'elemento terra, la giornata chiave arriva un po' prima. Stiamo parlando del 9 luglio, il giorno esatto in cui Venere entra nel segno della Vergine. Questo è un transito che ammorbidisce notevolmente le energie. Per il Toro, aiuta a percepire una grandissima stabilità e calma nei legami. È una giornata fantastica per mettere in ordine le emozioni e ricordarsi che la bellezza si trova anche e soprattutto nella pace.
Per la Vergine, l'arrivo di Venere nel proprio segno addolcisce tutto, abbellisce la presenza e porta a guardarsi con molta più tenerezza, promuovendo l'amore per se stessi e l'armonia. E infine per il Capricorno. Questa energia favorisce i legami più maturi e aiuta a prendere decisioni molto concrete. Apre praticamente la strada a quei progetti e a quelle relazioni che richiedono tempo, cura e tanta dedizione per essere costruiti. Procediamo con la sezione 4, segni d'aria, l'energia dell'aria. Qui la situazione si fa davvero interessante perché l'elemento aria viene stimolato in momenti diversi del mese, portando punti di svolta molto specifici. Abbiamo il 21 luglio dominato dalla luna crescente, ideale per la bilancia. Poi c'è il 23 luglio con Mercurio che torna diretto e sblocca la mente dei gemelli. E per finire il 29 luglio quando una potente luna piena illumina letteralmente il cammino dell'Acquario. Mettiamo un attimo a confronto l'impatto lunare su Bilancia e Acquario. Il 21, la Bilancia ha questa bellissima opportunità di riconnettersi con la propria sensibilità profonda, prendendo decisioni da uno spazio più armonioso, affermandosi senza però perdere la sua natura conciliante. Al contrario, per l'Acquario, la luna piena del 29 illumina l'autenticità. Si tratta di una vera e propria rivelazione personale, una chiusura di ciclo che si basa interamente sul riconoscimento della propria unicità. E per i Gemelli? Il 23 luglio rappresenta uno sblocco totale. Con Mercurio, il loro pianeta dominante, che torna a favorire la fluidità, diventa finalmente possibile recuperare tutta quella chiarezza mentale perduta. Si sbloccano le conversazioni rimaste in sospeso e si riordinano decisioni che, ammettiamolo, erano state ritardate un po' troppo a lungo. Siamo arrivati alla sezione 5. Segni d'acqua. L'energia dell'acqua. Per questo elemento c'è una data che spicca su tutte, il 14 luglio. È il giorno della luna nuova in Cancro e credetemi, è una lunazione profondamente nutriente. Funziona come un vero e proprio faro di rinnovamento emotivo, specialmente per il Cancro e per i Pesci. Guardiamo più da vicino come si manifesta. Per il Cancro, che accoglie la luna nuova nel proprio segno, è il momento perfetto per seminare nuove intenzioni, ascoltare i propri bisogni più intimi e, cosa fondamentale, ricominciare a scegliere se stessi. Per i Pesci, questa energia acquatica risveglia in modo incredibile la sensibilità e tutto il mondo affettivo. È la giornata ideale per aprire il cuore, per lanciarsi in un progetto artistico o anche solo per mettersi in ascolto della propria potentissima intuizione. Lo Scorpione, invece, trova il suo momento di massima chiarezza qualche giorno dopo, il 23 luglio. L'energia dell'acqua, combinata con questo transito, porta a conversazioni estremamente profonde, acuisce il sesto senso e regala una chiarezza emotiva davvero cristallina. Pensiamoci un attimo, perché il significato profondo di questa frase, così legata allo Scorpione, è illuminante. In un mese interamente dedicato alla chiusura emotiva, la capacità di comunicare i propri sentimenti in modo onesto e autentico diventa letteralmente una medicina. Esprimere la propria verità non serve solo per farsi capire dagli altri, ma il modo migliore per curare le proprie ferite e ripulire finalmente il terreno emotivo. E siamo all'ultima parte, la sezione 6, chiusura del ciclo. È il momento di tirare le somme. Le lezioni che possiamo trarre dai transiti di luglio sono tanto semplici quanto essenziali. C'è un chiaro invito a lasciare andare tutte quelle battaglie che ormai servono solo a disperdere la nostra energia. È tempo di guardare all'interno, di nutrire le nostre radici, lo spazio di casa e i legami che contano davvero. Ma soprattutto dobbiamo ricordarci che la vera riorganizzazione delle priorità passa dalla celebrazione dei piccoli progressi quotidiani. Niente salti impossibili, solo passi concreti. E questo ci porta alla nostra riflessione finale. Vista l'energia di profonda revisione che permea tutto luglio, l'invito è proprio quello di guardarsi dentro con dolcezza. Piuttosto che cercare rivoluzioni immediate, chiediamoci quale piccolo ma significativo passo possiamo compiere oggi stesso per portare chiusura emotiva e guarire le ferite del passato. È una domanda che in questo momento astrologico può trasformare una semplice riflessione in una potentissima azione di cura. Pensateci. E alla prossima spiegazione.